Ciao, sono Antonio Ragusa, questo è This is Wow e oggi scopriremo come la nostra mente possa influenzare alcune malattie. Spesso avrai notato che lo stare fisicamente male implica anche stare male psicologicamente. Se hai la febbre e quindi sei in una situazione di malessere fisiologico, difficilmente sarai felice e allegro. È più facile infatti che tu sia triste e letargico. Insomma, il corpo influenza la nostra mente, i nostri stati d'animo. Ma siccome mente e corpo sono due cose interconnesse, può la nostra mente influenzare il nostro corpo? A questa domanda vuole rispondere la psicosomatica, una branca della medicina che si occupa di capire come la nostra mente influenza il soma, cioè appunto il corpo. Un esempio classico è l'effetto placebo. Facciamo finta che A sia un medico e B un paziente con una qualche patologia. A fa credere a B di avere la medicina perfetta per lui, che gli farà passare tutto rapidamente e senza effetti collaterali, ed in più ha anche un buon sapore. B è entusiasta della notizia, assume la medicina, che in realtà è un semplice tic-tac, essendo convinto che gli farà passare tutto. E indovinate un po'? B guarisce subito senza sviluppare nessun effetto collaterale. Wow! Ma come può un semplice tic-tac aver fatto guarire B? Miracolo? Magia? No, è stato proprio l'effetto placebo. B era talmente tanto convinto che quella pillola zuccherata fosse la medicina perfetta per lui che la sua mente ha influenzato il suo corpo facendolo guarire. Tanto più B è convinto del funzionamento del tic-tac, tanto più forte sarà l'effetto placebo. Ma aspetta, calmo! Prima di buttare tutte le medicine che hai in casa e di fare rifornimento di tic-tac, devi sapere ancora una cosa. Spesso e volentieri l'effetto placebo non basta da solo e servono prodotti veri e propri che influenzano direttamente e in modo massiccio la nostra fisiologia, più di quanto il nostro cervello non possa fare. È per questo infatti che tutti i farmaci in circolazione sono prima testati contro il placebo. Devono dimostrare di essere più efficaci del nostro tic-tac. Ma allora, a che serve studiare la psicosomatica se tanto abbiamo sostanze ben più efficaci della nostra mente? Per due motivi. Conoscere quanto e cosa la nostra mente può fare ci può far capire se una determinata patologia ha anche origini psicologiche e quindi ci può far decidere come affrontarla dal punto di vista medico. In più possiamo sfruttare l'effetto placebo per potenziare i nostri farmaci attuali, assumendoli in dosaggi inferiori e quindi sviluppando minori effetti collaterali. Analizziamo il primo punto. Nonostante alcune patologie abbiano sicuramente una componente psicosomatica importante, come la sindrome del colon irritabile e i disturbi del sonno legati all'ansia, molte patologie complesse e di origine medica incerta possono essere scambiate per problematiche psicologiche, rallentando e rimandando a volte di diversi anni la diagnosi reale. Questo è valido soprattutto per le donne, in cui erroneamente si ritiene che la componente psicosomatica sia prevalente. Per esempio, ci sono stati casi di donne in pieno infarto dimesse dall'ospedale con una semplice prescrizione di farmaci ansiolitici, o ancora di donne con patologie autoimmuni che spesso causano dolore diffuso in tutto il corpo, identificate come lamentose croniche. Esemplare è il caso di una donna di 57 anni che lamentava dolore in più parti del suo busto. È stata diagnosticata con disturbo somatoforme, dopo che una valutazione clinica parziale ha dato esito negativo per le patologie più comuni. In pratica le è stato detto che stava esagerando e che i dolori non erano reali. Peccato però che dopo 6 mesi è stato scoperto avesse melanomi multipli. Insomma, i dolori erano tutto fuorché inventati. Questi errori di diagnosi si verificano anche perché spesso i medici si specializzano in un ambito particolare, trascurando gli altri a lui estranei, soprattutto la psicologia. Non avendo la percezione di ciò che la nostra mente può e soprattutto non può fare, risulta facile classificare diagnosi non chiare come di derivazione psicosomatica. Ma, come ho già detto prima, la psicosomatica non è solo una cosa in cui rifugiarsi in modo cieco di fronte ad un'incertezza scientifica. Essa può diventare uno strumento fondamentale nella terapia di molte patologie. L'interazione paziente-medico risulta essere infatti sempre più importante, non solo per una corretta diagnosi, ma anche per un trattamento positivo. Aspettative, preferenze, motivazione e qualità di questa interazione sono tutti esempi di variabili che possono influenzare il risultato del trattamento farmacologico.
In uno studio pilota, degli anestetisti hanno dedicato una maggiore attenzione ai pazienti, istruendoli su cosa aspettarsi durante la convalescenza post-operatoria. Ciò è risultato in un minor utilizzo di trattamenti analgesici durante la convalescenza e in una convalescenza più corta rispetto ai pazienti che non hanno ricevuto queste attenzioni. Insomma, poco ancora sappiamo su come la nostra mente influenzi il nostro corpo e questa scarsa conoscenza a volte può portare a diagnosi sbrigative ed errate. Approfondire questo rapporto non solo porterà più chiarezza di come sorgano alcune patologie complesse, ma potrebbe permetterci anche di migliorare i trattamenti farmacologici, semplicemente rendendo più umano ed empatico il rapporto paziente-medico. E tu, quanto tempo dedichi alla tua salute mentale? Faccelo sapere nei commenti qua sotto. Se hai trovato questo video interessante, lasciaci un like e segui il nostro canale, così non ti perderai nessun video futuro. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!